E se al posto delle classiche tavolette di cioccolata, barrettine di cioccolato, utilizzassimo qualcosa di diverso? Diverso sì, ma non poi così tanto, perché se andiamo a vedere poi tutti i prodotti Kinder vengono utilizzati quasi sempre come gadget party o comunque diciamo vengono personalizzati all'interno di vari party ed eventi. Quindi andiamo a vedere come si personalizza una barretta Kinder. Per andare a realizzare le nostre barrette Kinder personalizzate, la prima cosa che vado a fare è far clic qua sul pulsante forme e vado ad aggiungere un quadrato. Ora, come sempre, sblocco le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e vado a mettere un'altezza di 12,3 cm per 2 cm, anzi facciamo per 2,3. Perché sto mettendo queste misure? Sto calcolando che alcune persone in realtà hanno riscontrato dei problemi con il print and cut, ovvero il print and cut sembra stampare leggermente più piccolo rispetto a quello che c'è in area di progettazione, quindi circa 2-3 mm in meno. Quindi per ovviare a questo problema io andrò appunto a darvi le misure con qualche millimetro in più. Chiaramente se non avete questo problema potreste dover ridurre leggermente le dimensioni. Ora vado a mettere un colore differente giusto per farvi vedere meglio ciò che sto facendo, poi duplico questo rettangolo, quindi faccio clic qua sul pulsante duplica. Ora vado a mettere una dimensione di 0,3 di larghezza, ma lascio sempre la stessa altezza, quindi scusate, 0,9 e lascio sempre la stessa altezza. Ora ingrandiamo un pochino così riuscite a vedere meglio ciò che sto facendo. Duplico nuovamente il primo rettangolo e questa volta vado a fare una dimensione di 4,1, quindi qua vado a mettere 4,1. allora vi dico subito che questo tipo di barrette in realtà sono leggermente più grandi dietro e leggermente più piccole davanti. Io ho fatto una via di mezzo tra la misura dietro e la misura davanti. Quindi abbiamo messo a 4,1, dobbiamo duplicare questa 0,9 e andiamo a posizionarla qua. Ora riduplichiamo di nuovo questa a 4,1. a questo punto duplichiamo l'ultima a 0,9, quindi la duplichiamo e andiamo a inserirla qua. Ora come potete notare sono una più in alto, una più in basso, eccetera eccetera, quindi facciamo clic su seleziona tutto e facciamo allinea in alto. Una volta allineato in questo modo, però attenzione, vedete che ci sono delle righe più chiare, delle righe più scure. Ecco, quelle più scure significa che in realtà non sono state posizionate perfettamente, cioè non sono sovrapposte correttamente una all'altra, quindi dobbiamo fare così, le selezioniamo e le spostiamo fino a quando questa linea non diventa un pochino più sottile. Poi per essere precisi in realtà lo vediamo solo quando andiamo a fare la fusione completa. Poi andiamo a far clic qua sul pulsante forme, io scelgo la prima forma che è la linea di cordonatura e la vado a inserire qua. Quindi allungo la linea di cordonatura, ovviamente posso andare qui e mettere la stessa dimensione, quindi 12,3 di altezza, e la vado a mettere così, quindi praticamente la metto sopra la linea di taglio, duplico e vado a fare la stessa cosa qui dove c'è praticamente la congiunzione di ogni rettangolo. Faccio così anche questa, duplico un'altra, ecco qua, e duplico anche l'ultima. Ovviamente volendo potreste anche allineare tutte le linee di cordonatura, quindi le selezionate tutte e di nuovo fate allinea in alto. Una volta allineato il tutto andiamo a nascondere temporaneamente le linee di cordonatura e facciamo così, poi facciamo seleziona tutto e poi combina e poi facciamo unifica. Vi ricordo che il comando unifica è uguale al comando fondi, ma vi permette di fare le modifiche, quindi facciamo unifica. Ecco qua, vedete che sembra un rettangolo unico, anzi è un rettangolo unico. Ora mettiamo di nuovo la visualizzazione delle linee di cordonatura, che chiaramente adesso non riuscite a vedere perché sono in secondo piano, quindi o prendiamo questo gruppo qua, facciamo così,
vedete che così è aperto, vedete tutto ciò che c'è all'interno, così è chiuso. Se io lo prendo e lo trascino verso il basso, vedete che tutte le linee di coordinatura adesso si vedono nuovamente. Ora vado a selezionare qua dove c'è scritto unifica, anzi cambiamo il nome, mettiamo base barretta, ecco qua. Io chiaramente, se volete il progetto posso lasciarvelo, però non posso condividervi le immagini, quindi le immagini e i font che sceglierò io andrò a toglierli. Ora, a questo punto cosa bisogna fare? Dobbiamo andare a far clic qua dal menu operazioni e mettiamo stampa prima del taglio. Poi andiamo qua sul selettore colori, mettiamo colore e mettiamo un motivo. Vado a scegliere un motivo molto semplice, per esempio questo colore rosa. Vedete che così mi ha inserito il modello. Ovviamente qua io il modello lo posso andare a cambiare in qualsiasi momento, quindi posso andare a fare clic su modifica motivo. Se lo voglio ingrandire un po', perché voglio fare per esempio dei cuoricini un pochino più grandi, posso fare così. A questo punto vado ad aggiungere delle immagini, quindi vado a far clic qua sul pulsante carica. Io questa immagine l'ho già caricata in precedenza e faccio clic su aggiungi alla tela. Ora andiamo a ridurla perché chiaramente è enorme, mettiamo circa 5 cm adesso e vado a ridimensionare. Vado a far clic di nuovo sul pulsante forme e prendo un quadrato che mi serve un pochino per capire gli spazi che andrò a occupare, quindi lo vado a mettere di circa 2 cm. Ingrandisco un po', in questo modo riuscite a vedere meglio ciò che sto facendo. Ecco qua, allora questo lo metto a circa 2 cm, così riesco a capire qual è lo spazio che andrò ad occupare poi quando chiuderò la barretta, anche perché una parte viene tagliata e una parte comunque diciamo verrà piegata, quindi non vi consiglio diciamo di mettere niente di importante diciamo così in quest'area. Ora andiamo a far clic qua sul pulsante frasi e scriviamo per esempio princess. Andiamo a scegliere una che ho già usato, eccola qua, per altri tutorial, e faccio clic qua su aggiungi alla tela. Riduciamo ovviamente la dimensione, anzi riduciamo un attimo anche l'area di progettazione, così riuscite a vedere meglio ciò che sto facendo. Chiaramente devo duplicare il mio quadrato, lo duplico e lo vado a mettere anche nella parte di sopra, perché più o meno lo spazio sopra e lo spazio sotto che verrà occupato è lo stesso, così riesco a capire appunto bene come gestire i miei spazi. Ora ingrandisco un po'. A questo punto vado a ridurre la dimensione di Birthday Princess e andiamo a mettere un offset. Mettiamo un offset piccolo, per esempio 0,05. Qua e facciamo conferma. Non lo metterò di colore nero, ma andrò a metterlo di colore bianco, che secondo me è un pochino più carino. Ora vado a selezionare l'offset e seleziono anche la scritta e temporaneamente raggruppo. Dico temporaneamente perché come sempre quando andremo poi a unire i livelli vi consiglio di separare tutto. Vado a fare la stessa cosa anche qui con la bambina, diciamo così, facciamo sempre 0,05 e poi lo metto di colore bianco. Ora a questo punto posso andare ad aggiungere del testo, vado a far clic qua sul pulsante testo, scrivo per esempio Selena e vado a cambiare il font. Vado a mettere per esempio questo tipo di font che si chiama Nederland Cracker, che secondo me è molto carino, e vado a posizionarlo più o meno qui. Ora andiamo a prima di mettere i colori corretti andiamo a selezionare questa parte, quindi qua è birthday, andiamo a mettere un altro colore, andiamo qua su avanzate, spostiamo qui, vedete che in questo modo riusciamo a cambiare il colore e andiamo a mettere un colore di questo genere. Possiamo ovviamente fare la stessa cosa anche con Princess, quindi partiamo da questo colore, magari mettiamone uno che sia un pochino più brillante,
pulsante, diciamo così, dai toni un po' più vivaci. Ora, una volta che abbiamo scelto i colori, possiamo mettere la scritta Selena del colore che desideriamo, quindi possiamo metterla di uno dei due colori. Possiamo metterla per esempio questo colore e andiamo a mettere un offset, mettiamo sempre 0,05 e poi qua su menu operazioni andiamo a cambiare il colore dell'offset e mettiamo bianco. Infine possiamo aggiungere per esempio la parola auguri, quindi andiamo a fare sempre clic qua sul pulsante testo, scriviamo auguri e andiamo su font e mettiamo per esempio allora mettiamo a lista stencil, oppure possiamo mettere questo baby bunny, ma diciamo che in questo caso secondo me è meglio a lista stencil. Riduciamo un pochino la dimensione, anzi un bel pochino la dimensione, ecco qua, e lo vado a posizionare qua sopra. Ovviamente andrò a mettere uno dei due colori che ho utilizzato anche per l'altra scritta, tipo questo. Chiaramente adesso i colori non sono reali perché io non ho fatto ancora l'unione dei livelli, quindi qua posso andare a alzare volendo un po', non posso ingrandire più di tanto in realtà perché poi ci sono le linee di cordonatura. Posso prendere anche la bambina, la principessa, diciamo così, la posso mettere un po' più qua in alto e faccio la stessa cosa con auguri Selena volendo, però diciamo non più di tanto, ecco. Annulliamo un attimo perché ho spostato anche l'offset, ecco qua, e andiamo a posizionarlo un pochino più su. Possiamo farla ancora leggermente più grande. Ora, a questo punto cosa facciamo? Andiamo a nascondere prima di tutto i quadrati, che tanto ci servivano solo ed esclusivamente così per capire, come vi dicevo, gli spazi occupati. Riduciamo un attimo la dimensione e andiamo a selezionare le linee di cordonatura e le nascondiamo temporaneamente come abbiamo fatto prima. Ora facciamo seleziona tutto e poi unisci i livelli. Una volta uniti i livelli andiamo a mettere di nuovo la visualizzazione di tutte le linee di cordonatura. A questo punto prendiamo di nuovo qua unisci i livelli e andiamo a mettere sotto tutte le linee di cordonatura. Ora l'ultimo passaggio è questo: seleziona tutto e poi aggrega. Salviamo il progetto che abbiamo fatto, scriviamo barretta Kinder Princess e salviamo. Una volta salvato, a questo punto possiamo andare a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente, quindi andiamo a fare clic qua sul pulsante crea, clicca design space e ci dà subito l'anteprima di stampa. Come potete notare in automatico a me mette a 3, ma se non avete una stampante a 3 potete mettere a 4. Ce ne stanno giuste 2 di questa dimensione, vedete che ne fa stare proprio giuste 2 in una 4, in una 3 comunque non cambia moltissimo. Perché comunque sì, è un pochino più alto effettivamente, però diciamo che vedete che lo spazio comunque in più che avete a disposizione non è così tanto. A questo punto andiamo a fare clic sul pulsante continua. Ovviamente prima inviamo tutto alla stampante, quindi in questo caso andate a selezionare qual è la stampante, una delle stampanti che avete collegato al PC. Vi consiglio di mettere sempre l'opzione aggiungi smarginatura e mettere l'impostazione utilizza finestra di dialogo di sistema per andare a impostare la carta. Ovviamente qua andremo a utilizzare delle carte un po' più lucide, un po' più particolari, quindi vi consiglio di aprire sempre la finestra di dialogo di sistema. A seconda della carta ovviamente poi sceglierete l'impostazione di taglio che desiderate. Quindi andiamo a stampare, andiamo a tagliare e vediamo come assemblare il tutto. Eccomi qua, sono con la mia barretta di Kinder Cereali e la grafica che sono andata appena a stampare e tagliare con la mia maker. Una cosa importante è questa, è il tipo di carta utilizzata, che è una cosa che mi chiedete sempre. Allora vi consiglio di utilizzare una carta patinata lucida, normalmente sono adatte all'uso alimentare solo ed esclusivamente se avete una stampante laser, altrimenti
questo tipo di carte non asciugano mai totalmente il colore se stampate con aggetto d'inchiostro, soprattutto il nero, cioè non si asciugherà proprio mai, cioè non un po' sì, un po' no, oppure dopo un po' di tempo si asciuga, no, non si asciuga mai il nero, quindi non vi consiglio di usarla se avete un oggetto d'inchiostro. Se avete un oggetto d'inchiostro potete usare una carta come questa, che in realtà è una carta fotografica da 120 grammi. Potete trovare il link alla carta fotografica che uso io, con la quale sinceramente mi trovo comunque molto bene, tra i miei preferiti di Amazon, quindi in descrizione comunque lo sapete, trovate sempre tutto. Chiaramente tutto ciò che non si trova sul sito Nikishop appunto a volte si trova, non dico sempre, ma a volte si trova anche su Amazon, quindi guardate sempre in descrizione perché trovate tutti i link. Comunque se c'è qualche prodotto che non vi è chiaro chiedetemi pure, come sempre. Ora vado a fare le pieghe in corrispondenza delle linee di cordonatura. Una volta piegato, questo è il risultato che otterrete, non è necessario fare le pieghe particolarmente in profondità per questo genere di prodotto. Quindi ora questo sapete che è la parte davanti, quindi prendete la parte davanti della barretta Kinder e qua ai lati ovviamente piegate in questo modo, quindi dove c'è la linea di cordonatura. Però questo lato qui, che è quello appunto più corto, va piegato qui così, quindi al lato in questo modo, mentre qui, spero riusciate a vedere perché la carta fotografica riflette tanto la luce, mentre questo, che è un pochino più grande, va all'esterno. Quindi ora la prima cosa che possiamo fare è andare a chiudere la nostra barretta Kinder. In linea di massima io vi consiglio di utilizzare una colla stick per fare la chiusura, poi potete usare anche la colla a caldo, però diciamo che in questo caso non ve lo consiglio particolarmente. C'è chi usa il biadesivo, io come ben sapete non amo particolarmente il biadesivo perché voglio essere tranquilla che quando consegno a un cliente non si è tolto il biadesivo, ecco, perché ho notato che anche biadesivi comunque molto buoni, perché comunque anch'io, se in rari casi uso il biadesivo, comunque prendo sempre dei prodotti comunque di marca di un certo livello, però il biadesivo è una di quelle cose che diciamo si stacca relativamente facilmente con il tempo. È chiaro che magari questo è un genere di prodotto che diciamo non deve durare così tanti anni, ecco, insomma non è una shadow box per dire che deve durare comunque tanti anni, però vedete voi comunque cosa preferite. Io vi consiglio la colla stick. Con la colla stick andiamo a incollare questo lato qui, quindi diciamo l'ultimo rettangolo, che è quello più largo. Una volta chiuso nel retro, questo è il risultato che otteniamo. Dobbiamo semplicemente fare una cosa di questo genere, quindi premere qua sotto e andare a chiudere così, in questo modo. Ora, una volta che abbiamo chiuso, vi consiglio di utilizzare una sigillatrice tipo questa. Anche in questo caso trovate il link tra i miei preferiti di Amazon. Chiaramente all'interno non ci sono quelle parti tipo diciamo simil plastica che si sciolgono e quindi incollano come magari avete visto in altri tutorial. In questo caso essendo sprovvista serve più che altro per dare la forma, quindi andiamo a premere in questo modo per dare la forma e poi in minima parte sigillare, ma non sarà mai sigillato del tutto. Quindi premete un attimo così ed ecco qual è il risultato che ottenete, e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, in modo da vedete che così ha già una forma un pochino più professionale, diciamo. Ecco qui, vedete che è parzialmente sigillata. Dico parzialmente perché comunque non incolla mai totalmente, quindi anche se così non si stacca, o almeno non subito, secondo me per farla aderire meglio è possibile aggiungere comunque una piccola quantità sempre di colla prima di utilizzare questa pressina, anche se vedete che comunque per un po' di tempo ovviamente resiste anche chiusa così. Non è come quando per esempio siamo andati a fare i biscotti monoporzione, che avevano appunto questa sorta di plastica all'interno che sciogliendosi li chiudevano proprio bene, non dovevate fare nient'altro, non dovevate mettere colla, non dovevate mettere niente.
Ora potete lasciare così, oppure eventualmente potete anche andare a tagliare utilizzando queste forbici a zigzag. Una volta tagliate con le forbici a zigzag, questo è il risultato che ottenete. Guardate quanto è carina. Sono dei prodotti che fate veramente in maniera rapidissima, cioè una volta che avete la grafica pronta le stampate, le tagliate ovviamente e si fanno, come vi dicevo, in maniera rapidissima, quindi ve li consiglio per i vostri party, ovviamente essendo che sono comunque veloci da preparare. Ovviamente potete fare anche dei prezzi al cliente che non siano altissimi. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.